Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi andiamo a montare un interruttore di questi qui. Vi faccio vedere come li monto su un filo per comandare una lampadina. L'interruttore di una Bajur. Andiamolo a vedere come si monta. Allora, qui non è stato mai installato, sicché partiamo da zero. Se già c'era, si era guastato, si andava a sostituire. Comunque vediamo insieme come si fa. Allora, per prima cosa, vabbè, stacchiamo la spina dalla corrente. Vedete, se no si accenderebbe la luce. Tagliamo il cavo, lo sbucciamo un 3 cm per lato. Ora questo qui alla terra, ma noi non lo attacchiamo qui in questo caso. La terra deve essere un filo continuo che va dalla spina che si trova nel mezzo fino alla massa metallica della lampada. In questo caso è un portalampada semplice e quindi a noi non serve, lo andremo a levare. Andava bene un filo, un cavo bipolare con due fili. Allora, ora prendiamo la nostra perettina. Ora nelle perettine, in gergo, interruttori volanti, cosa abbiamo? Qui passerà il filo blu che è il neutro diretto e andremo a interrompere la fase, ok? Quindi tagliamo, sbucciamo un pezzo di filo blu. Vedete? Lo andiamo a sistemare nella sua che fa la strada, vedete? Stessa cosa per il filo marrone. Prendete sempre la misura di dove si deve fermare il filo, l'isolante, poi lo incidiamo e lo andiamo a sbucciare, ok? In questo modo, se noi abbiamo già preso una misura, è preciso, vedete? Ora lo andiamo a stringere e rimane nel suo posto così. Se io vado a tirare già fa forza questo giro del cavo che fa, vedete? Me lo tiene già fermo e non esce. Ora lo facciamo dall'altra parte. Partiamo dal filo blu, prendiamo la misura dell'isolante, sbucciamo questo con meno di mezzo centimetro. Ci sono anche queste perettine fatte anche per la terra, hanno un passaggio e un morsetto in più, come questo qui. Quindi abbiamo due morsetti diretti e uno interrotto. Vedete? Se io tiro rimane lì il cavo, non esce il filo. Ora prendiamo la misura del marrone, questo è un po' più difficile,
Sempre io prendo la misura dell'isolante e poi considero un pezzo di sbucciatura del filo. Ecco, a questo punto sistemiamo bene, appoggiamo il tappino sopra, così, e mettiamo le viti. Ecco, proviamo e il gioco è fatto. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Mi raccomando, un like ed iscrivetevi al mio canale. Ciao e al prossimo video.